parliamo dello scam di OpenAI, in particolar modo parliamo del modello O1, un modello che batte tutti i benchmark, che secondo OpenAI addirittura bisognava ricominciare da 1 perché rappresenta uno step nel futuro, ma in realtà non è altro che un passo indietro per tutta la ricerca sugli LLM. Ciao, io sono Davide Mastricci, sono un machine learning engineer e oggi vediamo il perché questa cosa rappresenta un passo indietro per chiunque all'interno di questo mondo. Il modello O1 è uno di quei modelli che trovate nella voce di ChatGPT, nella versione anche mini, ed è proprio quel modello che pensa, cioè prima di darvi la risposta fa dei ragionamenti o comunque simula dei ragionamenti di modo tale che la risposta sia quanto più accurata possibile rispetto a ciò che cercate. Il modo in cui questa cosa viene fatta è tramite il chain of thoughts, catena di pensieri. Tuttavia, il chain of thoughts non è affatto un'innovazione tecnologica, è qualcosa che è stata creata già in anni precedenti. Non parlo di chissà quanti anni fa, ma Google nel 2022 ne era venuta fuori con questo paper dove illustrava il chain of thoughts come tecnica di prompt engineering, cioè un modo in cui scrivere il prompt per avere una risposta migliore. Ok? E quindi qual è il problema? Il problema è proprio qui. Il problema è che, nonostante venga chiamato O1, un nuovo modello, ripartiamo da 1 come una cosa nuova, di nuovo non c'è nulla. È anzi un'ottimizzazione di modelli precedenti. E prima che veniate qua o magari qualcuno mi dica sì, vabbè, ma qual è il problema? Sono ottimizzazioni, sono comunque cose nuove, vengono rilasciate. Sì, è vero. Il problema grosso sta quando queste ottimizzazioni vengono inserite come modelli nuovi contro altri modelli. Cioè vengono identificati modelli come O1 come un nuovo modello, quando così non è. Perché i benchmark come avvengono? Io creo un modello, gli faccio il training su un particolare tipo di dataset, in un particolare tipo di modo, con la mia architettura particolare, ok? Quindi un nuovo modello, e gli do il benchmark e vediamo quanto vale. Stessa cosa per tutti quanti gli altri, che sia Gemini 1.5, che sia Anthropic, non so qualcosa, Sonnet 3.5, qualunque cosa. Però vengono messi gli LLM, cioè i modelli risultanti, vengono messi a confronto. E non le ottimizzazioni di tali modelli, e non il prompt engineering di tali modelli. Non so se questa cosa viene percepita, ma è una differenza sostanziale, perché nel momento in cui facciamo lo shifting da fare il benchmarking sui modelli a fare il benchmarking tra modelli e ottimizzazioni di tali, includendoli anche contro altri modelli, il prossimo business che crea il modello, che crea un nuovo modello, il prossimo ricercatore che vuole battere il benchmark, non ha motivazioni sufficienti per continuare ad avanzare in maniera tecnologica. Gli basterà ottimizzare il suo modello e chiamarlo in un altro modo, buttarlo in mezzo ai benchmark e dire il mio modello è migliore. Ok? Ma in realtà non c'è nessuna innovazione tecnologica. Per farvi un esempio reale, farvi capire quanto può andare là e distruggere in qualche modo la ricerca, se non appiattirla con un plateau, pensiamo agli iPhone. Ok, gli iPhone degli ultimi anni. Io sono un mega fan della Apple, ho tanta roba Apple, però riconosco con estrema sincerità il fatto che gli ultimi iPhone siano quello precedente con quella chicchetta in più, quello precedente con quella chicchetta in più. Ok, non c'è nessuna innovazione tecnologica. Cioè, il processore è leggermente meglio, fa le cose leggermente in maniera più veloce, ma è la stessa identica cosa. Adesso capite? Cioè, invece di fare l'iPhone, lo smartphone che ha distrutto il mercato, che ha creato qualcosa di nuovo, quello che stiamo facendo è aggiungere una fotocamera migliore agli LLM. E questo porterà, come abbiamo visto anche con i telefoni, ad un plateau. Sia perché commercialmente magari conviene più questa cosa nel breve termine, sia a livello di ricerca perché adesso i benchmark sono tutti contro tutti, ok? Non sono più, diciamo, livellati o non hanno più la stessa valenza. Per dimostrarvi che cavolo è questo chain of thoughts, per farvi capire di cosa stiamo parlando e farvi capire anche quanto questa cosa sia
Inutile? Non inutile, cioè il Chain of Thoughts è una figata, però inutile da aggiungere come benchmark, come modello nuovo, ma ve lo creo io, qua, davanti a voi. Il nostro, anzi il mio, ho uno personalizzato. Vi faccio vedere come riesco a far pensare un LLM in 5 linee di codice. Ed è quello che ha fatto OpenAI in maniera molto più intensiva, in maniera molto più ingegneristica, con più roba, ma ha fatto quello. Non c'è un'architettura nuova. Vediamolo. Quindi, quello che vediamo qui è uno script in cui faccio vedere come funziona il Chain of Thoughts. E trasformo GPT-4 in O1, il mio O1, ok? Quello che abbiamo bisogno è installato la libreria OpenAI di Python e la key per poter chiamare i modelli. Dopodiché vediamo il prompt. Nel prompt io gli dico: sei un AI agent che pensa prima di rispondere. La risposta deve essere fatta in JSON e rispondi solo col JSON senza altri tipi di testo. E l'esempio che devi utilizzare per ragionare è il seguente. Step 1. Per risolvere il problema ho bisogno di... puntini puntini. Step 2. Basandosi sul risultato di step 1 ho bisogno di fare... puntini puntini puntini. E così via, fino allo step n, dove possiamo avere il risultato finale facendo... E poi abbiamo l'ultima key che è il results e il risultato finale è. Quindi voglio che mi strutturi questa cosa qua. Tu pensi a tutti gli step, non cosa devi aggiungere negli step, di modo tale che il risultato finale sia una serie di pensieri che tu abbia avuto. Your question is, quindi quello che tu devi andare a risolvere è il seguente. Scrivi un codice Python che fa qualcosa di magico, no? La somma di due numeri. Prendiamo questo prompt, lo diamo a OpenAI, alla libreria OpenAI, utilizzando il modello GPT qua. Oramai superato, adesso c'è il GPT-4o. E lo giriamo. E quello che possiamo vedere all'interno dei risultati è che ci sono 3 step che lui ha calcolato, quindi prima dobbiamo definire 2 variabili che rappresentano il numero che andremo a sommare insieme, dopodiché andiamo a calcolare la somma delle 2 variabili usando un operatore aritmetico che è il più, e infine quello che andremo a fare, cioè appunto il finally, we return or print the result of the addition. E quindi poi abbiamo il Python code che è proprio la funzione che a noi serve, la somma delle due variabili a e b, e ritorna appunto a più b, che è esattamente la magia che noi volevamo. Adesso che abbiamo capito questa cosa possiamo un po' chiudere il video, no? Perché potete continuare e io stesso continuerò ad utilizzare il modello 1 perché è ingegnerizzato meglio, ma quello che dobbiamo portarci a casa è il fatto che i benchmark di modelli meglio ingegnerizzati non hanno la stessa valenza di benchmark tra LLM. Bene, detto questo, io spero di avervi aperto un po' la mente e avervi dato un po' di pensiero critico e non avervi fatto abbindolare dall'ennesima mossa di marketing di una grande big tech, che non ho nulla contro OpenAI, anzi. Però, insomma, bisogna riflettere bene su ciò che accade quando vengono rilasciate nuove cose, ok? Perfetto, adesso ti lascio qua alla mia destra una playlist di cui io vado super fiero. Se vuoi capire come si crea un prodotto software, guardatela perché è una miniera d'oro. Ok? Fino dalla consulenza iniziale fino alla costruzione, cioè è una cosa assurda. Poi ti lascio anche un video in cui, se vuoi fare un refreshing oppure vuoi imparare da zero quali possono essere gli sbocchi lavorativi per quanto riguarda il mio mondo, te lo guardi ed è forse il primo video che ho girato ed è fatto malissimo a livello di parlata e quant'altro, ma i concetti sono validi. Detto questo, noi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!